Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Capricorno o ascendente Capricorno. Andiamo a vedere quale porta ti si sta per aprire. Video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, andiamo a vedere quale porta ti si sta per aprire. Capricorno. Wow, la porta arcobaleno. Finisce una situazione un po' complicata e difficile. Quando è che vediamo l'arcobaleno? Quando dalle nuvole, no? Le nuvole, la pioggia, si vede questo arcobaleno. Wow! Quindi qua ci sono, questa carta indica anche situazioni un po' difficili, un po' anche di depressione, un po', vengono fuori. Cioè nel senso è la riscoperta del potere, è la risoluzione di alcune situazioni che erano un po' grigie, sai quando ci sono tutte le nuvole, quindi quando c'è l'arcobaleno è una carta di grande, passami il termine, lo sai che non mi piace, parola speranza, no? Di grande speranza, di grande bellezza. Situazioni che si risolvono, situazioni che non si risolvevano, situazioni che si risolvono. Ok, andiamo a vedere l'energia di queste situazioni che si risolvono e di questa porta. Approfondiamo l'energia con gli oracoli, poi metteremo i tarocchi. Anche se stavi vivendo in uno stato un po' di apatia, un po' di depressione, un po' di... e si risolve con la porta dell'arcobaleno. Vediamo un po'. Sì, c'è la carta ripulire. La carta ripulire mi dice che quando è che ripuliamo, no? Quando noi puliamo ci sentiamo meglio, no? Un po' di feng shui anche in casa. Quindi è l'arcano numero 21 anche del mondo, il compimento di un ciclo. Ripulire affinché si possa fare spazio al nuovo. Allora, queste due carte mi stanno parlando, mi stanno dicendo che si apre una porta di rinnovamento per te, con degli eventi che accadranno, che porteranno un rinnovamento nella tua vita, più freschezza e più aria nuova. Ok. Andiamo a vedere ancora con degli oracoli. Infatti questa carta mi sta dicendo che ci sono potute essere delle situazioni difficili che invece adesso si trasformano in delle opportunità di crescita e delle opportunità di risoluzione. Allora, un'esperienza significativa trasforma un ostacolo in un'opportunità e volgi la situazione a tuo favore. E questa carta mi conferma, come ti stavo dicendo anche qua, che ci possono essere state delle situazioni un po' ostacolanti o un po' difficili, che però adesso volgono al termine e quindi c'è aria nuova. Va bene, mettiamoci un altro oracolo. Assolutamente sì, libera tu colpa. Mi confermano che ci sono potute essere delle situazioni o in cui ti sei sentita in colpa o in cui hai avuto un po', ti sei confrontata con qualcuno, hai avuto un po' di sensi di colpa. Si apre la porta in cui tu ti liberi da situazioni pesanti o da una situazione in particolare, c'è pulizia, c'è aria nuova, ok? Vediamo i tarocchi cosa ci raccontano in merito. Quale porta ti si apre, Capricorno? Il mago è una bellissima carta questa, nuova manifestazione. Wow, la giustizia, situazioni che tornano in equilibrio. Accipicchiolina che stesa bomba, forse la più bomba che ho fatto, la ruota. Il destino è a tuo favore. Situazioni anche burocratiche o legali si sistemano, o situazioni legate alla giustizia. Il mago mi dice che un grande potere di manifestazione equilibrata e fortunata per te si manifesta sul piano concreto. Il periodo buio o un periodo un po' difficile finisce del tutto, ma non è che finisce così. È 0-100. Cioè da 0 a 1-3 dove ti sentivi di stare, 100.
100. Ci picchia. Il mago è la manifestazione, il tuo sentirti un potente creatore della tua realtà, non vittima delle cose che arrivano, ma co-creatore degli eventi, co-creatrice degli eventi. La giustizia è ciò che semini raccogli. Qua raccogli le cose positive del tuo karma, quindi degli eventi del destino a tuo favore che saranno inaspettati, gireranno a tuo favore perché te lo meriti, la giustizia divina. Per delle cose anche che hai dato in passato, mi verrebbe da dire, adesso ti torna tutto in positivo. Ci picchia. Mi parla di più livelli, sono 3 arcani maggiori, non sono usciti arcani minori. Quindi, laddove c'erano delle situazioni un po' difficili, si ripulisce tutto, un nuovo ciclo, perché la fede della speranza, del numero 17 dell'arcano della stella, non l'hai mai persa, mi dicono. Allora tutti gli ostacoli quello che hai vissuto come ostacolo, in cui ci hai dato dentro, in cui hai sperato, passami il termine, hai avuto fede in quella cosa, anche negative che ti sono successe, ti torna tutto in positivo. Tutto, eccole qua. Mamma che bomba. Eh sì, ragazze mie. Quindi, ricapitolando, qual è la porta che si apre? La porta che si apre per te è la porta proprio dopo la tempesta, no? Segno che la luce si è, come dire, grazie a un dolore che hai vissuto, la luce si apre. Questa è una carta di rinascita, di unione tra cielo e terra, cioè sei pronta o pronto a vedere che tutto ciò che hai attraversato non è stato vano, ma ha preparato, come dire, il terreno a un futuro luminoso. Ora, la porta di ripulire mi parla del fatto che devi liberarti da ciò che non serve più, cioè colpe, come dice pure l'oracolo, rimorsi, senso di responsabilità che non ti appartengono, no? E quindi questa è la chiave, cioè non puoi portare nel nuovo ciclo, 21, no? 17, non puoi portare nel nuovo ciclo le catene invisibili del passato. Un altro forte segno che ti guida è questa. Ciò che sembrava un muro insormontabile, un limite o una caduta, in realtà si rivela essere la svolta. Cioè, è proprio quando ti accorgi che qualcosa ti è servito, va bene? Ti viene restituito il potere, la capacità di creare con la tua volontà, la mente che si allinea ai tuoi desideri, no? L'equilibrio torna, ciò che è giusto ti viene restituito, è il tempo di chiarezza, di mettere in ordine i conti karmici, e questo è la bellezza delle bellezze, cioè il ciclo cambia, le energie si muovono a tuo favore, un colpo di fortuna, un colpo di sorte, un ribaltamento inaspettato, cioè un nuovo inizio che apre possibilità insperate, va bene? Quindi, in sintesi cosa accade? Attraversi la porta arcobaleno che porta gioia e realizzazione, ma per passarvi dietro a questa porta qui devi ripulirti dai fardelli, quelli antichi, sciogliere la colpa che ti trattiene. Una prova significativa che prima appariva come ostacolo si rivelerà essere la gioia, la più grande occasione di svolta, e da questo nascerà un nuovo equilibrio e un potere creativo rinnovato. Quindi non sei più vittima degli eventi, ma co-creatore del tuo destino. La vita ti rimette in movimento, le porte si aprono, il vento soffia a favore, cioè è il tempo della rinascita, della giustizia che ristabilisce ordine e della fortuna che arriva a sorprenderti. Ok? Bellissimo. Vediamo cosa ti dicono questi altri oracoli. La contemplazione, sì, questa carta mi parla di quello che ti ho detto qua. Cioè, devi ripulirti dai fardelli antichi, sciogliere le colpe che ti trattengono. Qua diventi mago, la vittima si sente in colpa, il mago responsabile di quello che ha proiettato nella sua vita, di una situazione difficile. Contempla questo, perché il tuo angelo ti guida verso il comunicare. Sarai compreso e seguito, presta attenzione nel valutare le situazioni, e questa è un'esperienza significativa.
Quindi prestiamo attenzione a liberarci dalla sensazione di colpa per gli eventi che accadono essendo vittime, perché qua quello che accade è un giro della fortuna insperato per te e per mandarlo avanti appena ti arriva prosegui lungo la via del creatore, cioè vedi che tutto quello che è, se semini bellezza, se semini consapevolezza, raccogli prosperità. Va bene? Ok, quindi ragazze mie e ragazzi, detto questo concludo qui, mi raccomando studiate e praticate, va bene? Sotto l'info box trovate la pratica dei 21 giorni, come migliaia delle nostre sorelle e fratelli stanno già facendo, ottenendo risultati straordinari, affinché tu possa realizzare tutti i più grandi obiettivi della tua anima. Detto questo, ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!